Ciao a tutti da Bruno Pepi e a tutti gli amici di Cristianamente. Sono entusiasta di accogliervi oggi per una discussione davvero interessante sul tema della flat tax in Italia. Ma prima di immergerci in questa complessa questione fiscale, voglio fare un piccolo appello. Se non lo hai già fatto, ti invito caldamente ad iscriverti al nostro canale Cristianamente e attivare la campanella delle notifiche in modo da non perderti nessun nostro futuro contenuto su temi economici, sociali, politici e religiosi. La tua iscrizione è fondamentale per far crescere la nostra comunità e ci permette di continuare a portare avanti discussioni informative come questa. Quindi, se sei pronto ad esplorare la flat tax e le sue implicazioni in Italia, continua a guardare e non dimenticare di cliccare sul pulsante iscriverti in basso a destra. Ora iniziamo. La flat tax è un sistema fiscale in cui tutti i contribuenti pagano la stessa aliquota fiscale indipendentemente dal loro reddito. Questo significa che sia le persone a basso reddito che quelle ad alto reddito pagano la stessa percentuale di tasse sul loro reddito. La flat tax è spesso vista come un'alternativa al sistema fiscale progressivo, in cui le aliquote fiscali aumentano all'aumentare del reddito. Ecco alcune caratteristiche chiave della flat tax. Aliquota fissa. La caratteristica principale di un sistema di flat tax è l'allocazione di un'unica aliquota fiscale che si applica a tutti i livelli di reddito. Ad esempio, se l'aliquota fiscale fosse del 20%, una persona con un reddito annuo di 20.000 euro pagherebbe 4.000 euro in tasse, mentre una persona con un reddito di 100.000 euro pagherebbe 20.000 euro. La flat tax è spesso vista come un modo per semplificare il sistema fiscale, riducendo la complessità delle leggi fiscali e delle dichiarazioni dei redditi. Poiché c'è una sola aliquota, non c'è bisogno di calcolare le tasse in base a fasce di reddito o applicare detrazioni e crediti fiscali complessi. I sostenitori della flat tax sostengono che sia un sistema fiscale equo, poiché tutti i contribuenti pagano la stessa percentuale di tasse. In teoria, questo significa che le persone con redditi più elevati pagano una quantità maggiore di tasse rispetto alle persone con redditi più bassi, anche se la percentuale è la stessa. Tuttavia, la flat tax è anche oggetto di critiche. Gli oppositori sostengono che sia intrinsecamente meno equa rispetto al sistema progressivo, poiché mette un carico fiscale relativamente più pesante sulle persone a basso reddito. Inoltre, alcuni ritengono che possa portare a una diminuzione delle entrate fiscali per il governo, soprattutto se l'aliquota fiscale è troppo bassa. La flat tax è stata implementata in vari paesi in tutto il mondo, ma le aliquote e le soglie di reddito variano notevolmente. Alcuni paesi adottano un sistema di flat tax solo per alcune categorie di reddito, come ad esempio i redditi da capitale, mentre altri hanno un'applicazione più ampia. È importante notare che la discussione sulla flat tax è aperta e i pareri divergono sulla sua efficacia ed equità. La scelta tra un sistema fiscale progressivo o a tasso fisso è spesso una questione di filosofia politica ed economica e può variare da un paese all'altro. In Italia la discussione sulla possibilità di introdurre una flat tax è stata un argomento di dibattito politico ed economico negli ultimi anni. La flat tax è stata una delle proposte chiave di alcune forze politiche e partiti durante le elezioni e i governi passati. Ecco alcuni punti chiavi relativi all'argomento della flat tax in Italia. Diversi partiti politici italiani hanno sostenuto l'idea di introdurre una flat tax come parte di una riforma fiscale. Queste proposte variano nell'aliquota fiscale proposta e nelle detrazioni previste. Le ragioni per l'introduzione della flat tax in Italia includono la semplificazione del sistema fiscale, la riduzione dell'evasione fiscale e l'attrazione di investimenti anche dall'estero. In particolare si sperava che una flat tax potesse incentivare l'economia, stimolare la crescita e creare posti di lavoro.
Uno dei principali punti di discussione riguardo alla flat tax in Italia è l'equità fiscale. I critici della flat tax sostengono che un sistema fiscale progressivo in cui le aliquote aumentano con il reddito è più equo perché richiede una percentuale maggiore di tasse da parte delle persone con redditi più elevati, mentre una flat tax potrebbe mettere un carico fiscale più pesante sulle famiglie a basso reddito. Prima alcune regioni in Italia avevano già introdotto la flat tax in modo parziale o sperimentale. Ad esempio, alcune regioni avevano ridotto l'aliquota fiscale per le piccole imprese. Prospettive future. La possibilità di introdurre una flat tax in Italia continua a essere una questione dibattuta e potrebbe evolversi in futuro in base alle dinamiche politiche ed economiche del Paese. Tuttavia, l'attuazione di una flat tax su scala nazionale richiederebbe una riforma fiscale significativa e potrebbe comportare sfide nell'adattare il bilancio pubblico alle nuove aliquote e detrazioni. La flat tax o tassa piatta è un sistema di tassazione che prevede un'aliquota unica per tutti i contribuenti, senza alcuna progressività. In Italia la flat tax è stata al centro di dibattito pubblico italiano recentemente, in particolare per le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023. Ecco alcuni punti chiave sulla flat tax in Italia. La flat tax per le partite IVA degli autonomi. Il governo ha approvato il potenziamento del regime forfettario per i titolari di partita IVA, innalzando a 85.000 euro la soglia di ricavi massimi per rientrare nell'agevolazione. Flat tax incrementale per le partite IVA non forfettarie soggette ad IRPEF. Per l'anno d'imposta 2023 sarà possibile applicare un'aliquota piatta per gli incrementi di reddito fino a 40.000 euro, la flat tax per i dipendenti. La proposta attuale del governo Meloni è introdurre per i lavoratori dipendenti un'agevolazione consistente nel pagare meno sugli aumenti di reddito. Inoltre esiste un regime fiscale noto come non-dom regime, che prevede una tassa fissa annuale di 100.000 euro su tutti i redditi di fonte estera. È importante notare che queste informazioni potrebbero cambiare nel tempo e sarebbe utile consultare un consulente fiscale o legale per ottenere consigli personalizzati. L'Estonia è spesso citata come uno dei paesi di successo nell'implementazione di un sistema di flat tax ed è considerata un esempio di come tale sistema possa influenzare l'economia di un paese. Ecco alcuni dettagli più approfonditi sulla situazione della flat tax in Estonia. Introduzione della flat tax in Estonia. Ha introdotto la flat tax sul reddito personale nel 1994, diventando uno dei primi paesi europei a farlo dopo la caduta del blocco sovietico. L'aliquota fiscale iniziale era del 26%, ma nel corso degli anni è stata gradualmente ridotta. Attualmente l'aliquota fiscale in Estonia è del 20%. Questo tasso si applica indipendentemente dal livello di reddito, il che significa che sia i cittadini a basso reddito che quelli ad alto reddito pagano la stessa percentuale di tasse sul loro reddito. La flat tax ha semplificato notevolmente il sistema fiscale estone, eliminando complessità e detrazioni. Questa semplificazione ha reso più facile per i contribuenti adempiere ai loro obblighi fiscali. La flat tax ha reso l'Estonia un luogo attraente per gli investimenti stranieri e l'apertura di imprese. La tassazione leggera ha contribuito a promuovere la crescita economica e l'innovazione. La semplicità del sistema fiscale e il basso tasso fiscale hanno contribuito a ridurre l'evasione fiscale, migliorando la raccolta delle entrate fiscali. Poi la crescita economica sostenuta. L'Estonia ha sperimentato una crescita economica costante negli anni successivi all'adozione della flat tax. Tuttavia è importante notare che ci sono stati anche altri fattori come l'apertura all'innovazione tecnologica e agli investimenti stranieri che hanno contribuito a questa crescita. Nonostante i suoi vantaggi, la flat tax in Estonia ha ricevuto critiche per quanto riguarda l'equità, poiché alcuni ritengono
che metta un carico fiscale relativamente più pesante sulle persone a basso reddito. L'Estonia ha compensato questa criticità, tramite un sistema di sussidi sociali e una serie di programmi di welfare che cercano di fornire un ampio sostegno alle famiglie a basso reddito. In sintesi, l'Estonia è uno dei paesi europei che ha implementato con successo un sistema di flat tax e la sua esperienza è spesso citata nei dibattiti sull'efficacia e gli impatti di tale sistema. Tuttavia è importante notare che l'efficacia di un sistema di flat tax può variare da paese a paese a seconda delle condizioni economiche e sociali specifiche. La flat tax è un argomento dibattuto sia in termini di teoria economica che di politica fiscale e la sua applicazione varia da paese a paese. Di seguito fornirò ulteriori dettagli sull'argomento, inclusi alcuni esempi di paesi che hanno implementato la flat tax e altri che hanno discusso o considerato questa opzione. Paesi con la flat tax. La Russia, uno dei paesi più noti per aver implementato un sistema di flat tax, è la Russia. Nel 2001 la Russia ha introdotto una flat tax del 13% sul reddito personale. Questa mossa è stata vista come un tentativo di semplificare il sistema fiscale e ridurre l'evasione fiscale. L'Estonia, di cui abbiamo già parlato, ha un sistema di flat tax sul reddito personale dal 1994 con un'attuale aliquota del 20%. Questo paese baltico è spesso citato come un esempio di successo di economia con una flat tax. La Lettonia ha introdotto una flat tax sul reddito personale del 23% nel 2018. Anche la Lituania ha introdotto un sistema di flat tax sul reddito personale al 20% nel 2019. Poi la Repubblica Slovacca ha implementato una flat tax del 19% sul reddito personale sulle imprese nel 2004. Paesi che considerano o hanno considerato la flat tax. L'Italia, la flat tax è stata una proposta politica in Italia con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e semplificare il sistema fiscale. Tuttavia, la sua attuazione è stata oggetto di discussioni politiche e non è stata ancora completamente realizzata. La Romania ha implementato una flat tax sul reddito personale del 16% nel 2005, ma gli anni successivi ci sono state discussioni sulla possibilità di aumentarla per finanziare il bilancio pubblico. L'Ucraina ha discusso l'introduzione di una flat tax, ma le discussioni sono ancora in corso e la situazione politica ed economica del paese ha avuto un impatto significativo su questa proposta, anche a causa della guerra. L'Ungheria ha sperimentato una flat tax tra il 2011 e il 2016, ma in seguito è tornata a un sistema fiscale progressivo. È importante notare che sebbene la flat tax possa sembrare una soluzione semplice per semplificare il sistema fiscale, i suoi effetti sull'equità e sulle entrate fiscali possono variare notevolmente a seconda delle specifiche condizioni economiche e politiche di ciascun paese. Inoltre ci sono dibattiti continui su come dovrebbe essere impostata l'aliquota e su come dovrebbero essere affrontate le questioni legate all'equità fiscale. Allora, amici di Cristianamente, spero che questa discussione sulla flat tax in Italia vi sia stata utile e informativa. Prima di concludere vorrei dedicare un momento per ringraziarvi di esservi uniti a noi in questo video. Se hai apprezzato questa discussione e desideri rimanere aggiornato sui nostri futuri contenuti riguardanti politica, economia e questioni sociali e religiose, ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale di Cristianamente. Basta cliccare sul pulsante iscriviti in basso a destra qui sotto e attivare la campanella nelle notifiche per non perdere nessun nostro prossimo video. La vostra iscrizione è fondamentale per far crescere la nostra comunità e ci permette di continuare a portarvi discussioni informative come queste. E naturalmente un grande ringraziamento a tutti voi che ci seguite regolarmente, ai nuovi iscritti e a coloro che partecipano alla discussione nei commenti.
Il vostro supporto è ciò che ci motiva a continuare a produrre contenuti di qualità. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato questo video e di condividere le vostre opinioni e domande nei commenti. Siamo sempre qui per ascoltarvi. Grazie ancora per aver guardato questo video su Cristianamente. Ci vediamo al prossimo video.